Bentornati al canale Recensioni. Oggi vi presento la nuovissima Fido C11 Pro. Fido è un brand che si occupa per l'appunto di biciclette elettriche di ogni tipo ed ho già avuto modo di testarne alcune. Il brand secondo me si differenzia un pochino rispetto agli altri perché ha una sua personalità e quindi fa dei modelli un po' più particolari, un po' più originali rispetto agli altri. Questo vi dicevo un aggiornamento di un modello che ha avuto già un buon successo, Fido C11, con circa 10.000 biciclette vendute. Questo è un upgrade con delle piccole ma efficaci migliorie. Sono tre i punti principali che la rendono migliore rispetto alla Fido C11. In primis l'autonomia passa dai 90 ai 100 km e questo è collegato al secondo punto, il sensore di coppia. Il sensore di coppia rende questa bicicletta estremamente più godibile rispetto a una bicicletta che ha solo il motore alla ruota. Perché? Perché il sensore di coppia rileva lo sforzo che noi effettuiamo sui pedali e tramite dei calcoli è in grado di gestire il motore facendogli dare più potenza se noi stiamo spingendo di più sui pedali o meno potenza se noi spingiamo meno sui pedali. Quindi la pedalata risulta sempre molto naturale, il consumo è ottimizzato e di conseguenza si pedala meglio e si riescono a fare più chilometri. La terza miglioria è il sellino in pelle e le manopole in pelle, anche queste molto belle, devo dire, dettagli estetici veramente molto belli. La bicicletta in sé è esteticamente molto carina, è una bicicletta che dovrebbe essere, diciamo, economica perché nel momento di lancio, quando vedrete questo video, starà intorno ai 1.000 euro, poco più, ed è un prezzo assolutamente bassissimo per la qualità di questa bicicletta. Poi dopo il prezzo passerà intorno a 1.700, quindi secondo me se vi interessa questo tipo di bicicletta e se eravate già interessati alla C11, sappiate che questo è il momento giusto per acquistarla. Comunque andiamo a vedere un po' di dettagli di questa bicicletta. Partiamo dalle ruote da 27 pollici e mezzo, quindi ruote molto grandi che vi conferiscono stabilità anche su i terreni leggermente sterrati come quello che ho percorso io per venire fin qui. Non è ovviamente una bicicletta da sterrato, ma è una bicicletta che comunque si può utilizzare tranquillamente su strade di campagna, strade bianche, grazie anche alla sua forcella. Ha una forcella ammortizzata anteriore con regolazione, quindi possiamo regolare la durezza della forcella, renderla più morbida, più dura o addirittura bloccarla anche quando siamo in corsa tramite questa levetta situata per l'appunto sulla forcella stessa. Quindi siamo su asfalto, vogliamo la bicicletta più rigida, la chiudiamo, andiamo su sterrato, la sblocchiamo. Luce anteriore e posteriore attivabile tramite il display. La luce posteriore oltretutto si accende anche quando freniamo, quindi i freni sono collegati all'impianto elettrico, freni a disco idraulici che sono estremamente reattivi e modulabile, un'ottima frenata, mi piace molto questa frenata. Posizione di guida comodissima, devo dire, anche perché per l'appunto è una city bike, quindi la comodità di guida è una caratteristica fondamentale per questa tipologia di biciclette. Sensore di coppia al movimento centrale e motore alla ruota. Pedalata davvero molto naturale, spinge tantissimo, il motore eroga 55 Nm di coppia, che è una coppia notevole. Bicicletta, diciamo, non leggerissima, ma neanche troppo pesante, 24,5 kg. Batteria estraibile, quindi la possiamo tranquillamente staccare, portare in casa e caricare. Qui c'è un piccolo interruttore che ci dà l'indicazione di carica, qui il tappo che copre il jack per la carica della bicicletta completamente impermeabile, quindi possiamo utilizzarla anche sotto la pioggia senza alcun problema. Alla ruota posteriore abbiamo un cambio della Shimano, uno Shimano Tourney, un cambio abbastanza economico a 7 velocità che comunque funziona molto bene, e quindi è una bicicletta che non è che serve solo per piccoli spostamenti. Questa è una bicicletta con cui possiamo fare distanze ragguardevoli. Se la utilizziamo in modalità eco, le modalità di pedalata assistita sono 5, in modalità eco possiamo percorrere, come vi dicevo prima, all'incirca 100 km. Comunque sappiate che è una bicicletta che anche totalmente spenta si può pedalare abbastanza agevolmente, proprio perché comunque è estremamente scorrevole grazie alle ruote grandi, grazie alla geometria del telaio, al fatto che è una bicicletta particolarmente comoda, quindi possiamo anche, come dire,
risparmiare un sacco di batteria pedalando anche noi, soprattutto nei tratti in piano, e magari sfruttarla di più nei tratti in salita. La batteria è da poco meno di 500 Wh di autonomia, per la ricarica completa ci vogliono circa 5 ore. È una bicicletta perfettamente legale, limitata a 25 km/h, 250 watt di potenza. Quello che la rende particolarmente performante sono quei 55 Nm di coppia alla ruota posteriore che per l'appunto danno una grande spinta. C'è anche un portapacchi posteriore, quindi possiamo caricare anche qualcosa oppure attaccare un cestello anteriore, e devo dire che anche a livello di geometrie del telaio è una bicicletta molto, molto bella esteticamente, soprattutto in questo colore che mi piace moltissimo. Il display LCD di questa bici è veramente nitido, molto luminoso, con indicazioni chiare, semplici e che risaltano subito all'occhio. Qui abbiamo le diverse modalità di pedalata assistita, adesso è in eco, abbiamo la modalità sport, la modalità turbo e 0 senza assistenza. Abbiamo anche un cicalino quindi digitale. Qui abbiamo il contachilometri con tutti i dati e possiamo tramite doppio clic accendere anche la luce posteriore e anteriore. Veramente molto bello questo display, che tra l'altro si può collegare alla applicazione della Fido in modo da poter gestire tutti i dati, i contachilometri e così via, e anche bloccare e sbloccare la batteria utilizzando questa applicazione come una sorta di antifurto. Su questo lato del manubrio è presente anche l'acceleratore, che se noi eventualmente volessimo eliminare per questioni legali, per essere sicuri al 100% di essere completamente in regola, basta scollegare il connettore, una vite si può togliere tranquillamente senza alcun problema. Il sensore di coppia ha un tempo di reazione di 0,1 secondi. Questo significa che quando noi appoggiamo i piedi sui pedali e applichiamo il minimo sforzo, già il sensore di coppia si attiva. Questa è la sostanziale differenza rispetto a una bicicletta che ha solo il motore posteriore alla ruota. Se avrete modo di testare le due tecnologie, noterete che il motore alla ruota, noi applichiamo lo sforzo sui pedali, dopo un attimo il motore parte e ci dà la spinta praticamente, quindi è come sostanzialmente un interruttore on-off praticamente. Questa è una cosa completamente diversa. La pedalata la gestiamo noi e gestiamo per l'appunto quanta assistenza vogliamo dal motore. E secondo me questa è la caratteristica fondamentale che fa la differenza in una bicicletta elettrica con delle performance più elevate rispetto a un modello che ha solo per l'appunto una tecnologia un pochino più primitiva, ecco, definiamola così. Quindi io credo che il prezzo di 1.000 euro per questo tipo di bicicletta sia veramente, veramente molto basso, devo dire, per quello che offre. Ma come ben saprete, per me il test migliore ovviamente è quello della guida e della bicicletta, quindi andremo a percorrere un po' di chilometri proprio per vedere, non solo in un tratto breve come questo, in cui la bicicletta si è comportata benissimo ed è stata veramente godibile e molto bella. Andremo a fare qualche chilometro in più, all'incirca una trentina di chilometri, così vediamo anche la durata della batteria. Cercheremo magari di pedalare con una modalità bella allegra, quindi magari utilizziamo la modalità turbo, la modalità sport per farci assistere il più possibile durante la pedalata e poi trarremo le conclusioni finali. Eccomi in viaggio per la prova su strada di questa Fido C11 Pro. Il giro sarà di 30 km, me ne mancano 27. Sto andando in modalità turbo e l'intenzione è quella di utilizzare la maggiore assistenza possibile, proprio perché oggi non ho voglia di fare fatica, quindi turbo, sport, pedalata leggera, ma non ho intenzione di sudare.
Mi era tra l'altro sfuggito un dettaglio molto interessante. Guardate qua, il display, il contachilometri, ha anche la presa USB con la quale possiamo collegare il nostro smartphone da utilizzare come navigatore. Quindi lo possiamo tenere costantemente in carica. Davvero una figata. Adesso vedete, sto andando a 26 km/h e qui la pedalata è tutta mia e devo dire che sto pedalando veramente molto bene. Adesso vedete entrata quando si arriva intorno ai 25 perché il limite è impostato sui 25 km/h. Quindi dai 25 km/h in su è tutta forza fisica che facciamo noi. Vi darò un aggiornamento ogni circa 10 km riguardo alle sensazioni di guida. La bicicletta, devo dire, è davvero molto comoda. Se dovessi trovare un difetto fino adesso, ma questa è una cosa estremamente soggettiva perché sappiamo benissimo che il sellino è una parte sempre molto relativa, ecco, sempre soggettiva per l'appunto. Lo sto trovando un pochino duro, considerate che ho un pantalone della tuta, non ho pantaloni da ciclista in questo momento, però tutto sommato è anche abbastanza comodo. Dico leggermente duro perché è un sellino comunque in pelle. Per il resto davvero divertente, davvero goduriosa questa bicicletta. E come vi dicevo, grazie al sensore di coppia è proprio bello pedalare, e grazie anche al peso relativamente contenuto per una bicicletta comunque con ruote da 27 pollici è proprio bello pedalare anche senza l'assistenza del motore. Dunque ho percorso 20 km, 20,3 km in 1 ora e 4 ad una media di 18,8 km/h. Devo dire tutto molto bene. Sto andando tutto in modalità sport, batteria scesa di una tacca, pochissimo. Fatica poca, ma quel minimo per farvi fare un po' di attività. Quindi livello di sudorazione è veramente molto basso e vengono fuori delle lunghe passeggiate estremamente rilassanti. Come avrete potuto notare, ho superato anche in modo totalmente sleale un gruppo di ciclisti e niente, è stata una bella soddisfazione, facendo poca forza in salita, averli superati così a 25 km/h come bere un bicchiere d'acqua. Bene, continuiamo il giro, mancano 10 minuti all'arrivo. Guardate, sto facendo questo tratto in salita, questo cavalcavia, sto usando solo l'acceleratore, nessun problema, 20 km/h, quasi 21. Bene, anche la frenata devo dire che è davvero notevole.
Bene, sono praticamente giunto a destinazione, mancano solo 2 km, ma diamo un'occhiata ai dati, diamo un'occhiata al computerino di bordo. Allora, praticamente sono sempre andato in modalità turbo, sport e con l'acceleratore. Ho percorso fino adesso 28 km e 4 in 1 ora e 30 con una media di 18,7 km orari e dal display notiamo che la batteria è scesa solo di una tacca. In realtà prima di fermarmi era scesa a 2 tacche, quindi siamo tra le 2 e l'1 tacca in questo momento. Quindi direi che anche l'autonomia stimata dalla Fido è conforme. Sicuramente con modalità sport riusciamo tranquillamente a fare anche più di 60 km ad occhio. Ho fatto un percorso comunque non con grandi dislivelli, un percorso molto tranquillo, per lo più pianeggiante. La bicicletta, secondo me, questi 1.000 euro di prezzo di lancio li vale assolutamente tutti. Per me è totalmente promossa questa bicicletta, è veramente molto bella. Per l'appunto vi ricordo che quello è il prezzo di lancio, poi dopo teoricamente potrebbe passare a 1.700, quindi il mio consiglio è: guardate in descrizione, ci sono i link, potrebbero esserci anche dei codici sconto magari da utilizzare successivamente, ma secondo me per questa cifra qua, poco più di 1.000 euro, non trovate assolutamente nulla di questo livello. Se riuscite a trovarlo fatemelo sapere nei commenti, ma la vedo difficile. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, ciao, alla prossima!